Buongiorno a tutti, in questo video vi accompagno con me a Çeşme, una delle località turistiche più conosciute in Turchia, da cui oggi partirà una regata in occasione della festa della Repubblica. Non so ancora che cosa vedremo, ma spero vi piacerà. Come al solito, vi ricordo che ci sono i sottotitoli e le trascrizioni sul mio sito. Ciao, buona visione. Il est plus difficile What are you doing? Wow. Come in molti paesi stranieri, i nomi di posti lussuosi o un po' borghesi, eleganti, hanno nomi italiani, spesso che non c'entrano molto con quello che il posto fa o vende. E anche qua in Çeşme, che è uno di questi posti, ci sono dei negozi che hanno questi nomi o francesi o italiani che sono eleganti. Guardate il castello di Çeşme, ma oggi non voglio parlarvi di queste cose, ma di qualcosa che succederà nel mare e fra un po' vedrete. Adesso ragazzi siamo con un ospite che ci spiegherà cosa succederà oggi. Probabilmente lei parlerà in turco e io vi dirò che cosa dice. Ecco, vi presento. Meryem Figen. Bugün Cumhuriyet Kupası için ilk yarış Çeşme'den çıkıp İzmir Körfez'e varacağız. 101 mil. Bugün saat 9'da sabah start. Yarın muhtemelen sabaha karşı İzmir'e varacağız. Più o meno ha detto che oggi parte la coppa del giorno della Repubblica della Turchia, che è il 29, cioè martedì, quando la Turchia è stata proclamata Repubblica dopo la fine dell'Impero Ottomano. Questa gara con le barche è di 100 miglia nautiche, circa 160 km, da Çeşme a Izmir, ma passando tra le isole di Chio e il promontorio di Karaburun, perché ovviamente non si può andare dritti in linea retta a Izmir. Viaggeranno tutta la notte e arriveranno la mattina. Deve essere una cosa molto intensa e loro fanno parte di un team femminile. Vedo se riesco a trovare uno spot per mostrarvi la partenza. Qui a Çeşme, dove si è combattuta nel Settecento la battaglia di Çeşme, c'è la statua dedicata a Hasan Pasha, che è riuscito a salvare le navi dei turchi contro i russi nella guerra turco-russa. E qua c'è anche, diciamo, la fortezza con alcuni resti di cannoni, o forse dei cannoni finti, non so in realtà. E adesso andiamo a vedere se riusciamo a filmare l'uscita della barca della mia amica, perché mi ha detto che nel porto non si può levare le vele perché sarebbe pericoloso con il vento, e quindi ci sono dei punti lungo la costa dove le barche si incontrano e chi organizza la gara spiega le regole e cose così. Sinceramente non so se quella è l'isola greca di Chios oppure una parte della Turchia. Guardate il pescatore che ha del pane, e ce ne sono tanti di pescatori in effetti che preparano le esche, le lenze e gli ami per prendere i pesci. Süt, mısır, latte, mais. Ok, non so bene che cosa vendono qui. Devo dire che questa cittadina di Çeşme è molto bella, soprattutto la parte vicino al mare è elegante. Si vede che è un posto dove ci vengono i ricchi. Mentre aspettiamo la barca, volevo raccontarvi la mia mattinata, perché è stata un po' traumatica. Ieri sono andato a dormire alle 11 e per fortuna avevo preparato già lo zaino per oggi con il computer, il caricabatterie e qualcosa da mangiare, perché
dopo aver accompagnato la mia padrona di casa alla gara, sicuramente mi fermerò qui in città a montare un video probabilmente o qualcosa del genere. Però stamattina, per qualche ragione che io non conosco, la mia sveglia non è suonata. E quindi la mia padrona di casa mi ha svegliato alle 6:25 e noi siamo partiti alle 7:45, cioè 20 minuti dopo la sveglia. Ho avuto il tempo di aiutarla a preparare le cose e lavarmi i denti. Basta, non ho fatto altro. E vestirmi, ovviamente. Guardate i colori, che belli. Spero che si riescano a vedere. In questa parte della giornata è tutto calmo. Vediamo se trovate l'errore in questo cartello. Dantela Hotel. Conoscete Dante, un famoso scrittore italiano? Qui qualcuno, dopo aver finito le birre, le ha lasciate lì. I negozi, gli hotel stiano pian piano aprendo le porte, perché non è molto comune che in questi luoghi turchi i negozi e le cose simili aprano la mattina presto. Di solito dopo le 9, quasi sicuramente. Guardate questo furgoncino che fa i köfte, che sono tipo delle polpette, e non solo, anche altri piatti con la carne macinata. In Italia non sono così comuni questi furgoni del cibo, in inglese food truck, ma in Turchia ce ne sono molti, anche in posti come un parcheggio o lungo le strade principali. Guardate, c'è un bel casino all'interno. Guardate queste immagini dei Pirati dei Caraibi. L'avete visto? È un film molto famoso con Johnny Depp. In questi video sulla Turchia vi ho spesso parlato di Atatürk e là c'è un perfetto esempio di qualcuno che è un fan di Atatürk, il fondatore della Repubblica di Turchia. Soprattutto in questa parte della nazione ci sono tantissime immagini che lo raffigurano. A proposito di Atatürk, guardate qui, nell'ufficio del gendarme, Nemutlu. Atatürk, sadece. Purtroppo uno dei gendarme mi ha detto che non si poteva fare un video, anche se c'era una statua di Atatürk. Ma sulla statua c'era un'iscrizione che diceva Nemutlu Türk'üm diyene, che vuol dire tipo quanto è contento chi si chiama turco, letteralmente quanto è contento chi si definisce turco. Una bella frase, ma purtroppo non ve l'ho potuta mostrare. Piano piano le persone stanno uscendo e inizieranno a riempire questi locali, che sono abbastanza cari, ve lo assicuro. Mi fa ridere questo cartello, in inglese c'è una sola parola, vacancy, ma in turco ce ne sono 3, boş oda var. Letteralmente c'è la stanza vuota, ci sono stanze vuote. Un altro modo per accorgersi di non essere in un posto tipico turco è vedere queste scritte in inglese. Poi ci sono questi cartelli che ci riportano in Turchia. Yol Boyunca. Adesso mi faccio una passeggiata sul lungomare e spero di trovare un bar o un ristorante dove potermi fermare per lavorare un po' col computer, magari scrivere, leggere e bere qualcosa di caldo. Se riesco vi faccio vedere anche la colazione turca, ma non è detto che troverò un posto aperto, perché non mi va di aspettare 2 ore prima che aprano, no? Queste hookah lounge sono molto comuni in Turchia, ma anche in Kazakistan. Però in Italia sono un po' viste con sospetto, perché la maggior parte delle persone non sa che cosa siano e le associa tipo alla droga.
però ovviamente no, sono perfettamente normali. I motorini in Turchia sono molto liberi di muoversi dove vogliono. Non ci sono strade solo per pedoni, è quasi impossibile vederle. I love Atatürk. Non c'è niente di meglio di questo cartello per dirvi quello che vi ho detto prima nel video. Guardate che bel panorama. Tra le cose che mi sono preparato in anticipo ieri sera ci sono delle uova sode. A me di solito piacciono bollite massimo 5 minuti, ma in questo caso hanno bollito di più, purtroppo. Adesso ho trovato un sentierino che aggira questa comunità privata di case vacanze e da qui si ha una bella vista sul promontorio. La mia padrona di casa mi ha mandato un indirizzo su Google Maps per dirmi qual è il posto migliore per vedere le barche che partono. E spero che da qui si possa andare, perché Google Maps non mi diceva che questa era una strada possibile. Ho semplicemente trovato io un sentiero. Vediamo, una sedia a dondolo. Immaginate che vista pazzesca. Le persone che vivono in questa comunità hanno, guardate. Immaginate dopo un barbecue siete pieni, non dovete pulire i piatti perché avete del personale di servizio e quindi andate magari con vostra moglie a sedervi su quella sedia a dondolo per godervi il panorama, per ammirare i colori del cielo che cambiano, le onde del mare, i rumori del mare, gli uccelli che cantano. Potremmo chiamarla una vita da sogno. Non so se a tutti piacerebbe, ma a molte persone sì. Per fortuna il sentiero che ho trovato porta da qualche parte, infatti il mio obiettivo è andare sulla cima di questa collinetta per vedere la partenza delle barche. Spero che possiate sentire, ma gli unici rumori sono quelli delle onde del mare e quelli degli uccelli. Non c'è nessuno che cammina, nessuno che parla, a parte me adesso. Qui la strada si fa molto ripida e infatti, seppure io stia tenendo la fotocamera verticale, vedete la linea della strada perché è molto molto ripida. C'è una specie di spirale, ho un giardino, ricorda un po' l'arte americana degli anni 70, anni 80. Gli esperimenti col paesaggio, non so se li conoscete. Adesso devo scegliere fra la strada più civile, quella un po' selvaggia e quella molto selvaggia. E probabilmente sceglierò questa. Mi sto incamminando nella macchia mediterranea, la vegetazione che cresce sulle coste del mar Mediterraneo. Non l'avrei mai detto che stamattina avrei camminato. Il mio piano era aspettare che la coppa di vela partisse e poi andare in un bar. Ma a quanto pare l'inizio della gara è stato ritardato e quindi mi potrò godere un po' di tempo a vedere il panorama. Una spiaggetta all'ombra con un ponticello di legno. Almeno questo posto è difficile da raggiungere. In estate forse non sarà molto affollato, perché di solito questa zona del mare è molto molto piena di gente. Camminando lungo quel sentiero ho trovato questo sasso su cui mi sono seduto, perché per terra
ci sono questi rametti che a volte possono pungere. E da questa parte riesco a vedere un sacco di mare. Non so se vedete, c'è anche un cormorano e là c'è la barca degli organizzatori della regata che sta aspettando che quelle dei partecipanti escano dal porto di Češme. E su una di queste barche ci dovrebbe essere anche la mia padrona di casa. Là sopra, invece, sulla collina, c'è qualcuno che sta lavorando per costruire quelle case in stile greco, che sicuramente costeranno un sacco di soldi, forse 15 milioni di lire, una cosa come 500.000 euro. Le persone in queste zone turistiche lavorano durante i fine settimana nella bassa stagione, quella fredda. Così le case sono pronte più velocemente per la stagione importante, cioè l'estate. Vedete quella parte triangolare? Quella si chiama vela e quelle barche si chiamano barche a vela, infatti. Quella invece è un motoscafo, cioè una barca con il motore. Non capisco niente di vela, proprio zero. Mi ricordo che da piccolo io e mio papà guardavamo la American Cup dove c'era una squadra italiana, la Luna Rossa, che era abbastanza forte. Però per capire questo sport devi conoscere tantissimi vocaboli tecnici che io non ho mai studiato e quindi è difficile godersi lo sport pienamente, cioè è difficile capire tutto quello che succede, capire la strategia delle squadre, no? Forse dovrò studiare un po' di vela per poter guardare questo tipo di competizioni. Adesso anche le ultime barche stanno lasciando la marina di Češme e tra una di quelle penso ci sia quella di Figem. Le barche stanno raggiungendo quel punto là da cui partirà ufficialmente la regata. Adesso il sole è arrivato anche su questa parte della spiaggia e per me è arrivata l'ora di andarmene. Andrò a cercare un ristorante per bere un caffè caldo perché ne ho tanto bisogno e lavorare un pochino. Come al solito vi ricordo che nella descrizione c'è un link al mio sito con le trascrizioni. Spero vi sia piaciuto. Ciao!